Ciao, benvenuto, bentornato su questo canale. Se non mi conosci, mi chiamo Virginie, sono un interior designer e amo co-creare con i miei clienti le loro case affinché possano avere una casa bella e funzionale, ma soprattutto che li rappresenti e li supporti nella vita di tutti i giorni. Questo può andare dalla consulenza fino all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa e ristrutturazione, dandoti suggerimenti e spunti affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa nella quale non vedi l'ora di tornare per trovare ed essere te stesso. Ricorda però che sono suggerimenti generali, non possono avere lo stesso peso di una consulenza fatta su misura. Quindi prendi solo quello che senti davvero faccia al caso tuo, il resto via, lascialo andare. Le regole di interior design vanno seguite sempre alla lettera per avere ambienti armoniosi che ci rappresentano? Ne parlo in questo video, ma prima di cominciare, se ti piacciono questi argomenti e non lo hai ancora fatto, iscriviti al canale, così resterai sempre aggiornato e mi aiuterai a farlo crescere. Io ovviamente lo apprezzerò moltissimo. Ora metti un bel like al video e partiamo. Dicevamo, le regole di interior design vanno seguite sempre alla lettera per avere ambienti armoniosi che ci rappresentano? Oserei dire di no. Se è vero che le regole generali di interior possono, anzi sono un'ottima base da cui partire, è altrettanto vero che spesso vanno infrante. Solo così la casa potrà davvero rappresentarci nel profondo ed essere davvero di supporto nella vita di tutti i giorni. Vediamo quindi alcune regole che possiamo, se non dobbiamo, infrangere. Non mischiare le essenze di legni è stato un must per parecchio tempo e ancora oggi quando si tratta di legni sorgono mille dubbi. Anche chi lo ama spesso ha paura di usarlo perché teme di creare un ambiente poco armonico. Ed in effetti, se non si sta attenti e si usano le essenze di legno a caso, il risultato potrebbe non essere proprio il massimo. Allo stesso tempo, avere una sola essenza prima di tutto è quasi impossibile, anche se si comprasse tutto il necessario della casa, dai materiali ai mobili, in un unico luogo. Ma ammesso si riuscisse, onestamente l'ambiente potrebbe risultare un po' piatto e monotono. Quindi, cercando di non mischiare più di 3 essenze di legno con le dovute attenzioni, porta pure in casa legni diversi. Se vuoi sapere come, ti consiglio di vedere questo video in cui ne ho parlato, ti lascio anche il link in descrizione. Anche questo è un falso mito che avevano insegnato anche a me, ma anche qui, come per i legni, usare un metallo solo si rischia che la stanza siano poi senza carattere. Di fatto si perde l'opportunità di creare un po' di ritmo e movimento. Certamente bisognerà fare attenzione per evitare il contrario, ovvero un ambiente un po' troppo chiassoso. La parola magica, come sempre, è equilibrio. Scegliere 2 o massimo 3 metalli e poi mischiarli in maniera bilanciata. Anche qui, se vuoi saperne di più per i metalli, ho dedicato un intero video, di nuovo ti lascio anche il link in descrizione. Ovviamente non c'è nulla di sbagliato a comprare tutto coordinato, di solito sono la camera da letto e il soggiorno, ma di fatto si perde l'opportunità di esprimere al meglio se stessi. Nei negozi di arredo spesso le varie abitazioni sono presentate con elementi coordinati e possiamo ammettere sono anche belle da vedere, ma non hanno una vera personalità. Quindi non avere paura in soggiorno, per esempio, di prendere un tavolo che abbia sedie di materiale diverso e magari differente anche da console o eventuale parete TV. In camera da letto, armadio, letto, e comodini ed eventuale cassettiera possono essere differenti.
Certo, non vanno presi a caso, devono parlarsi tra di loro, ma possono avere forme, colori o materiali distinti. Ora però voglio porre un momento l'attenzione sui comodini. A volte ho detto che non è obbligatorio che i due comodini siano uguali, che si possono mettere comodini diversi con le dovute attenzioni per avere comunque uno spazio armonioso. Se questo resta vero a livello estetico, diventa un errore a livello di Feng Shui se si desidera un rapporto di coppia paritario. Quindi, se come me credi nelle energie, nel fatto che forme, colori e materiali possano influenzare e vuoi una relazione paritaria, allora prendi due comodini uguali. Puoi comunque non coordinarli con il resto. Nel punto precedente ho accennato alla possibilità di prendere delle sedie che non siano coordinate al tavolo, ma è anche possibile prendere proprio sedie differenti le une dalle altre. Possono essere le stesse sedie con colori diversi, ma anche di forme e materiali differenti. Questo crea un po' di movimento e dà carattere alla stanza. Certo, va valutato lo stile generale della casa e che cosa si vuole comunicare, ma è assolutamente fattibile. Il tavolo con sedie differenti potrebbe diventare il punto focale della stanza. Perché in un ambiente prettamente classico non si dovrebbe mettere degli elementi moderni? O viceversa, in un ambiente moderno contemporaneo mettere qualcosa di antico? Al contrario, questo mix può creare atmosfere davvero piene di carattere. In una stanza arredata in maniera classica, per esempio, usare una illuminazione molto moderna crea un contrasto, davvero interessante e per nulla scontato. Al contrario, si può avere un tavolo antico o una credenza in un ambiente completamente moderno e contemporaneo, dando quel tocco di eleganza e di importanza in più. Sicuramente i colori chiari rendono una stanza più ariosa e potrebbe sembrare più grande, ma sappiamo ormai che i colori scuri regalano un'atmosfera più intima e raccolta. Inoltre danno profondità, quindi non rimpoccioleranno la stanza se si manterrà un'omogeneità tra pavimenti, muri, soffitti e arredamento. Nei bagni e nella camera da letto in maniera particolare, anche se piccoli, i colori scuri quindi possono essere assolutamente scelti. Si ha la tendenza ad appendere sempre ai muri gli specchi e i quadri. Nulla di male in questo ovviamente, ma perché non appoggiare qualcuno anche a terra o sulla console? Soprattutto quando sono di medio e grandi dimensioni, possono creare un gioco insolito che rende l'ambiente più originale e meno rigido. Se è vero che la simmetria è qualcosa che calma la mente e aggrada l'occhio, è altrettanto vero che se è troppa diventa noiosa e se vuoi anche sterile. Se per i comodini abbiamo detto che almeno a livello di Feng Shui è meglio che siano uguali, non è detto che lo debbano essere per esempio le eventuali decorazioni sulla parete del letto. È importante bilanciare bene i pesi visivi e la simmetria è ovviamente uno dei modi per farlo, però non è l'unico. Grandezze diverse e colori sono altri validi modi per bilanciare bene ogni cosa.
Le regole di interior design, come detto all'inizio, sono la base da cui partire, che però poi vanno modificate e riviste per creare una casa che ti possa rappresentare nel profondo. Una casa davvero cucita addosso dove non vedi l'ora di tornare per ritrovare essere te stesso. Una casa che ti supporta ogni giorno. Spero che questo video ti sia stato utile e ti sia piaciuto. Nel caso fammelo sapere con un bel like e magari nei commenti. Sentiti anche libero di condividerlo con chiunque tu pensi possa essere interessato, ne sarò onorata e mi aiuterà a far crescere il canale. Se senti che la tua casa o qualche ambiente di essa non ti rispecchia abbastanza, non aspettare oltre. Prenota la tua consulenza, trovi i miei contatti in descrizione. Se poi non lo hai ancora fatto, ricordati anche di iscriverti al canale e attiva la campanella, così non perderai i prossimi video. Grazie di cuore di essere stato qui con me. A presto! Ciao!